Deciditi, Finicella. Liberati dal peso che ti opprime. Confessi i tuoi peccati. Solleva il tuo animo, parla. No, mai. 5 film, 5 sfumature diverse e un'unica protagonista, capace di illuminare lo schermo con talento, ironia e un fascino irresistibile. Eleonora Giorgi. Bentornati in soffitta. Oggi riavvolgiamo la pellicola per ricordare una delle attrici più amate del cinema italiano, attraverso 5 titoli indimenticabili della sua carriera. Attenzione, non è una classifica, ma una selezione. Dalla commedia al dramma, Eleonora ha saputo essere brillante, sensuale, fragile e sorprendente, dimostrando che dietro quel sorriso luminoso e quella bellezza da copertina si nascondeva un'interprete autentica e versatile. Se manca il vostro film preferito, scrivetelo nei commenti, potrebbe diventare il protagonista di una prossima puntata. E, se amate il nostro cinema, lasciate un like e iscrivetevi alla soffitta. Adesso basta chiacchiere, si spengono le luci, si accende il proiettore e comincia il nostro viaggio. Ecco 5 film per ricordare il fascino e il talento della meravigliosa Eleonora Giorgi. Partiamo! Il cantante preferito? Lucio Dalla. È il personaggio che considera più significativo nella storia della musica, in senso assoluto? Lucio Dalla. Sì, va bene. Ma un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare? No, mica lo ignoro. Però Dalla è Dalla. Apriamo la nostra selezione con un film che ha fatto discutere e che rimane un'icona del cinema erotico drammatico italiano, Appassionata, diretto nel 1974 da Gianluigi Calderone. In questo film Eleonora Giorgi ci regala una delle sue interpretazioni più memorabili, quella di Nicola, un personaggio che è l'emblema della provocazione e della sfida alle convenzioni. Ma andiamo con ordine. Nel cuore della trama troviamo il dottor Emilio Rutelli, un dentista maturo e affascinante, interpretato da Gabriele Ferzetti. Emilio è sposato con una pianista che ha rinunciato alla sua carriera per lui, ma la vera complicazione nella sua vita è sua figlia Eugenia. Sedicenne e morbosamente attaccata al padre. Eugenia, interpretata da una giovane e bellissima Ornella Muti, è gelosa della madre e ha un rapporto complesso con l'amica Nicola, la nostra Eleonora Giorgi. Nicola è spregiudicata, audace e di una scena che ha fatto scandalo all'epoca si offre a Emilio mentre finge di essere sotto l'effetto dell'anestesia nel suo ambulatorio. Questo film è un viaggio turbolento attraverso desideri inconfessabili e tensioni nascoste, con Eleonora Giorgi che brilla per la sua capacità di essere allo stesso tempo seducente e inquietante. La sua performance è un mix perfetto di sensualità e di talento, che cattura l'essenza di una giovinezza rivolta contro le ipocrisie del mondo adulto. Appassionata è stato uno dei film più discussi e controversi di quel periodo. Eleonora Giorgi e Ornella Muti, con le loro interpretazioni, hanno contribuito a definire una nuova era per il cinema di genere in Italia, spingendo i limiti della rappresentazione della sessualità e dell'erotismo sullo schermo. Eugenia ha detto tutto, è vero. Cosa le ha detto Eugenia? Che sei incinta. Se sono solo 10 giorni c'è speranza, sai. Mi dispiace deluderla, dottore, ma per quanto mi riguarda Eugenia non avrà fratellini per il momento. Continuiamo il nostro viaggio tra i film che hanno immortalato Eleonora Giorgi con Borotalco, una delle commedie più amate degli anni '80, diretta e interpretata da Carlo Verdone. In questo film la Giorgi è Nadia Vandelli, una figura chiave che incarna perfettamente lo spirito e il fascino degli anni in cui il film è stato realizzato. In Borotalco seguiamo le vicissitudini di Sergio Benvenuti, interpretato da un Carlo Verdone informissima. Sergio è un venditore porta a porta di enciclopedie musicali che vive una vita tra il monotono e l'assurdo. Stressato dal lavoro, è pressato dalla fidanzata e da un suocero opprimenti. Sergio condivide una stanza con l'eccentrico ballerino Marcello, interpretato da Christian De Sica. Nel mezzo di questo caos quotidiano entra in scena Nadia, interpretata dalla nostra Eleonora Giorgi. Nadia è una collega di Sergio, bellissima e grande fan di Lucio Dalla. La sua presenza nel film non è solo una boccata di aria fresca, ma un vero e proprio catalizzatore di eventi per Sergio, che si trova improvvisamente a navigare situazioni al limite tra il comico e il surreale.
La performance di Eleonora Giorgi protagoniza un perfetto equilibrio tra comicità e serietà, mostrando una Nadia che a tratti una musa ispiratrice e a tratti una figura quasi onirica. Il suo ruolo è centrale per alcune delle svolte più divertenti e toccanti del film. Al limite, mediamente, se moriva mia nonna, la cosa non mi intaccava. Però con John c'era sto cordone ombelicale che ci univa. Ho anche mandato un telegramma di condoglianze a Yoko Ono. Proseguiamo la nostra esplorazione nei film che hanno visto Eleonora Giorgi come protagonista con Inferno, un capolavoro di Dario Argento che fa parte della trilogia delle Tre Madri. Nel 1980 questo film ha portato sullo schermo orrore, mistero e arte alchemica, come solo Argento sapeva creare. In Inferno Eleonora Giorgi interpreta Sara, un personaggio che si trova immerso in una storia intricata e oscura. Il fulcro del film è Rose Elliott, una poetessa di New York che scopre un antico libro intitolato Le Tre Madri. Questo libro, scritto dall'architetto alchimista Emilio Varrelli, racconta le vicende di tre entità demoniache: Mater Lacrimarum, Nostra Signora delle Lacrime, Madre Sospirium, Nostra Signora dei Sospiri, e Mater Tenebrarum, Nostra Signora delle Tenebre, e delle case che Varrelli ha costruito per loro a Friburgo, Roma e New York. La Giorgi, nel ruolo di Sara, si trova a navigare in questo universo di terrore e mistero, mostrando, ancora una volta, la sua capacità di adattarsi a ruoli complessi e intensi. Nella sua performance aggiunge una nota di tensione palpabile, mentre il personaggio cerca di svelare i misteri legati a queste figure oscure. Inferno è noto per la sua colonna sonora ipnotica e per le sue scenografie surreali, che creano un'atmosfera unica e inconfondibile. Eleonora Giorgi, con la sua interpretazione, contribuisce a rendere il film un viaggio indimenticabile nel cuore dell'oscurità e del soprannaturale. Non riesco a trovare l'uscita. L'altra porta. Avanziamo nella nostra lista con Mia moglie una strega, una commedia che ha fatto innamorare il pubblico grazie al suo mix irresistibile di magia, humor e naturalmente la bellissima Eleonora Giorgi nel ruolo di Finnicella. In questo film del 1980 la Giorgi interpreta una strega romana condannata al rogo nel 1656. Grazie a un sortileggio, Finnicella torna in vita ai giorni nostri, portando con sé tutto il suo bagaglio di incantesimi e di ironia. La sua rinascita porta a incrociare la vita di un agente di borsa, interpretato da Renato Pozzetto, che sta per sposarsi. Ma l'arrivo di Finnicella mette tutto sottosopra, mandando a Montepiani di matrimonio in modo tanto esilaranti quanto inaspettati. Eleonora Giorgi in questo film mostra una verve comica e una spontaneità che la rendono perfetta per il ruolo della strega, che nonostante il passare dei secoli non ha perso il suo tocco nel creare caos e risate. La sua performance è una danza tra il malizioso e l'innocente, mostrando quanto possa essere divertente il contrasto tra il mondo antico e la vita moderna. Mia moglie è una strega, ma non nel senso di una strega, è proprio una strega, ma non una strega fisicamente, eh? No, perché fisicamente, anzi, è una fata. Ti sei lasciata ingannare, Finnicella. Asmodeo, mio diabolico amante, aiutami tu. Non posso. Sono vincolato da un patto di non interferenza negli affari interni della Chiesa, ma ti concedo una possibilità. Fra 333 anni, 33 mesi e 33 giorni, ti farò tornare in vita sulla terra per vendicarti. Chiudiamo la nostra panoramica sui film che hanno visto protagonista la meravigliosa Eleonora Giorgi con Mani di velluto, diretto dalla famosa coppia Castellano e Pipolo nel 1979. In questo film Eleonora Giorgi interpreta Tilly, una bellissima e simpatica borseggiatrice che farà invaghire Adriano Celentano. In Mani di velluto seguiamo la storia di Guido Quiller, un ingegnere milanese interpretato da Adriano Celentano. Guido deve la sua fortuna principalmente all'invenzione di un vero antiscasso, il Blindo Glass, reso indistruttibile grazie a un ingrediente segreto, un suo sputo, diventando così l'idolo dei gioiellieri e il bersaglio principale dei ladri. La sua vita prende una svolta inaspettata quando viene abbandonato dalla moglie, guidata solo dall'avidità. È qui che entra in scena Tilly, la nostra Eleonora Giorgi, una borseggiatrice di grande charme e abilità.
La storia si infiamma quando Guido, colpito dalla sua bellezza e dal suo spirito libero, si innamora di lei. Il film si trasforma in una commedia romantica con un twist, perché Guido scopre che l'unico modo per conquistare Tilly è rinunciare alle sue ricchezze. Manni di velluto è un film che gioca con i contrasti, l'amore contro il materiale, l'ingenuità contro la furbizia. Eleonora Giorgi, con il suo ruolo di Tilly, mostra una volta di più la sua capacità di incarnare personaggi complessi, sfumati e incredibilmente affascinanti. La sua interpretazione mescola seduzione e sincerità, rendendo Tilly uno dei personaggi più memorabili della sua carriera. Quiller, mi perdoni, ingegnere, io sono veramente desolato. Come? Lui Quiller? Già. Ma lei è pazzo! Ma diglielo che non sei quel porco di Quiller! Sono quel porco di Quiller. Ecco il porco di Quiller. Oh, pardon, scusi. E con questo si chiude il nostro viaggio attraverso 5 film scelti per ricordare Eleonora Giorgi, un'attrice capace di unire talento, ironia, sensualità e una spontaneità davvero rara, un volto luminoso del cinema italiano che continua a vivere nei suoi personaggi e nel cuore di chi l'ha amata. Spero che questa selezione vi abbia fatto riscoprire qualche titolo o magari conoscere un lato meno raccontato della sua carriera. Naturalmente 5 film non possono racchiudere un percorso così ricco, perciò ditemi nei commenti quale pellicola di Eleonora Giorgi vi è rimasta maggiormente nel cuore. La vostra preferita potrebbe diventare protagonista di una prossima puntata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi alla soffitta per non perdere i prossimi viaggi tra le stelle del nostro cinema. Da parte mia un ultimo affettuoso applauso alla splendida Eleonora Giorgi. Alla prossima!